Come cambia il calciomercato e il centrocampo, soprattutto dell'Inter, con l'addio sempre più probabile, sempre più vicino di Marcelo Brozovic e l'arrivo, anche qui sempre più probabile, sempre più vicino, di Davide Frattesi. Dobbiamo parlarne, ragazzi, in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati a tutti, perché le notizie stanno trovando sempre più conferme. Brozovic sembra molto vicino al trasferimento all'Al Nasr in Arabia Saudita e l'Inter, che già in precedenza aveva lavorato su Frattesi, sembra pronta a questo punto a chiudere il colpo, a portare a Milano il centrocampista del Sassuolo e quindi a vedere anche in parte rivoluzionato il proprio centrocampo. In questo contenuto voglio parlarvi soprattutto a livello, diciamo, tattico, non tanto a livello di mercato, tutti i dettagli sulle operazioni, sulle cifre e sui dettagli appunto di questi movimenti li trovate negli altri nostri contenuti sul canale e anche sul nostro sito passioneinter.com. La sintesi però ve l'ho detta: Brozo sempre più in uscita, Frattesi sempre più in entrata. Come cambia allora il centrocampo dell'Inter? Intanto ci tengo a dire che questo contenuto mi è nato, l'idea di questo contenuto è nata anche da una discussione che è nata nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, laddove tutti i nostri abbonati in tutta questa mattinata fino ad ora stavano discutendo rispetto proprio a questo discorso, cioè perdere un giocatore come Brozovic con le sue caratteristiche e sostituirlo, tra virgolette, con un giocatore come Frattesi con le sue caratteristiche, inevitabilmente porta l'Inter a dover giocare in maniera un pochino diversa. Vi condivido da questo punto di vista la formazione, il nuovo centrocampo dell'Inter, in cui ho voluto comprendere anche gli esterni, perché anche lì comunque ci sono movimenti in arrivo. Questa è la mediana dell'Inter, ipotizzando, ripeto, che Brozovic venga ceduto, che Frattesi arrivi al suo posto e che per il momento non si muova nessun altro. Sappiamo che ci sono sirene inglesi per Barella, Dumfries è sempre un nome potenzialmente in uscita, lo stesso Gosens, che io ho messo con un punto di domanda, potrebbe lasciare l'Inter e andare in Germania. Attualmente questa è la disposizione tattica. Ora, innanzitutto io parto da un presupposto importante. Nel momento in cui perdi Brozovic e porti a casa Frattesi, per forza di cose, se il centrocampo rimane con questo impianto, dovrà cambiare qualcosa. Intanto, secondo me, un giocatore che avrà per forza di cose più spazio sarà Christian Aslani, perché quest'anno Aslani è stato il regista di riserva della riserva. Il titolare era Brozovic, una volta infortunato Brozovic la scelta è passata per l'adattamento di Çalhanoğlu in quella posizione. Quando poi è ritornato nuovamente Brozovic, molto spesso il cambio è stato proprio tra Brozovic e Çalhanoğlu, con eventualmente Mkhitaryan titolare. Nel momento in cui perdi Brozovic e lo sostituisci, tra virgolette, non con un regista ma con una mezzala, diventa inevitabile, secondo me, che Aslani debba avere più spazio. Da una parte c'è Barella, che a meno di offerte super iper clamorose, secondo me rimarrà da noi, al quale manca l'alternativa, che quest'anno è stato Gagliardini, ma che come sappiamo se ne andrà a parametro zero. Nella posizione di mezzala sinistra ci sono Mkhitaryan e Frattesi. Ora, perché ho messo Mkhitaryan fra i titolari? Perché secondo me, perlomeno nelle prime settimane di stagione, è probabile che partirà più spesso titolare Mkhitaryan per due motivi. Il primo è che quest'anno, alla fin fine, complice anche l'infortunio di Brozovic, ha fatto il titolare fondamentalmente all'Inter e ha fatto una grandissima stagione, quindi sarebbe anche per certi versi giusto ripartire da lui. Dall'altra parte perché con un centrocampo fatto di giocatori che palleggiano e che amano tenere il pallone, cambiare diametralmente inserendo Frattesi inevitabilmente porterà anche degli scossoni. Quindi non mi sorprenderebbe se dal primo minuto, nelle prime settimane, si decidesse di partire con Mkhitaryan per inserire Frattesi gradualmente, come fatto per esempio anche con Onana in questa stagione, nel primo pezzo, così da integrarlo nella maniera migliore. Sugli esterni, ecco, vediamo poi cosa succede. Non sono il focus di questo contenuto, però anche lì c'è da capire se il vice Dumfries lo farà Darmian o se andrà preso qualcuno, se andrà preso qualcuno al posto di Gosens, se lo stesso Dumfries magari saluterà e quindi andrà preso un titolare, però il centrocampo è questo. Venendo quindi al cambio in sé, Brozovic-Frattesi, cosa si guadagna da questa sostituzione? Allora, secondo me si può guadagnare in parte intensità,
non perché Brozovic non sia un giocatore intenso, ma perché Frattesi lo è secondo me un pochino di più. Brozovic è molto continuo nell'arco dei 90 minuti della partita e anche nell'arco delle successive partite. È un giocatore che, nonostante non sia più giovanissimo, più gioca e più minuti accumula, meno si stanca. Questo sembra il paradosso intorno a Marcelo Brozovic. Però ecco, è un giocatore che comunque apprezza i ritmi un pochino più bassi, una gestione del pallone un po' più compassata. Frattesi da questo punto di vista è un po' più intenso secondo me, ma soprattutto il grande vantaggio che porta Frattesi sono gli inserimenti senza palla. Tantissime volte in nazionale recentemente, ma anche e soprattutto con il Sassuolo, Frattesi ha dimostrato di avere tempi di inserimento perfetti e di saper fare anche tanti gol di testa, ma non solo. E noi dell'Inter ne abbiamo subito anche più di uno da questo punto di vista. Negli ultimi anni, peraltro, Frattesi, se non sbaglio, in questa stagione ha fatto 7 gol, l'anno scorso 4 e l'anno prima 8, quindi anche una mezzala che comunque può garantire un certo numero di gol, magari qualcuno in più dello stesso Brozovic, che però, e qui veniamo quindi a cosa si perde, garantisce delle caratteristiche a sua volta molto importanti. Cosa si perde da questo cambio? Nel momento in cui al posto di Mkhitaryan giocherà Frattesi, immaginando che possa giocare insieme a Barella, e anche qui secondo me si potrebbe aprire un tema, ma non voglio rendere questo contenuto troppo lungo, quindi immaginiamo che un giocatore pagato 35 milioni venga preso per fare il titolare, anche se magari non subito. Quindi Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, che cosa si perde? Sicuramente si perde in palleggio, è inevitabile. Togli Brozovic, metti Frattesi, perdi sicuramente nel palleggio e nella gestione del pallone. E qui occhio anche ad un altro discorso, perché nell'Inter c'è un regista di fatto, diciamo, che è quello che gioca davanti alla difesa, e altri giocatori che, al pari di quest'ultimo, si incaricano o quantomeno lo aiutano nel ruolo di regista. Lo è stato per esempio Çalhanoğlu quando giocava insieme a Brozovic. Secondo me lo è indirettamente anche la corsia di sinistra tra Di Marco e Bastoni, e lo è anche Andrea Onana. Attenzione, perché anche su Onana ci sono voci, ci sono ipotesi, quindi perdere Brozovic, perdere Onana, io aggiungo anche perdere Dzeko, che spesso era un giocatore che con qualche metro di distanza, qualche metro più avanti, comunque nella sua fase migliore della stagione faceva anche un ruolo di smistamento e di gestione del pallone. Anche qui, come dicevo prima, può portare a degli scossoni non indifferenti in termini di gestione del pallone. E poi non sottovalutiamo anche quello che Marcelo Brozovic ha dimostrato nella finale di Champions League, e cioè di essere un giocatore che, quando il livello si alza anche molto, moltissimo, tendenzialmente in termini di presenza nella partita Brozovic non delude. Non a caso ha giocato finale di Champions, finale di Europa League, finale del Mondiale, finale della Nations League. È un giocatore che ormai ha accumulato un'esperienza notevole e, ripeto, in termini di presenza, di garanzia nell'avere Brozovic in partita, in queste gare lui comunque tendenzialmente non tradisce. Inevitabilmente quindi torno a quello che dicevo all'inizio. Con questo tipo di cambio, al netto di eventuali altri colpi che ad oggi non possiamo conoscere, cambia secondo me la natura del centrocampo. E questo da una parte non è necessariamente un qualcosa di negativo, perché nel calcio non esistono solo centrocampi tecnici, sebbene io ritenga che per questa Inter e per come vedo io il calcio, ma questa è una cosa mia, siano i migliori centrocampi che hanno soprattutto il tasso tecnico di alto livello. Però comunque non è l'unica strada percorribile. Risulta comunque un pochino strano nella misura in cui Simone Inzaghi, sia nell'Inter, e lo ha dimostrato in questi 2 anni, che nella Lazio, quando giocava con Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, preferiva dei centrocampisti, comunque almeno nei titolari, che fossero appunto tecnici e che amassero gestire il pallone. Quindi un centrocampo che invece perda un pochino questo e guadagni in verticalità, in inserimenti, ripeto, può essere tranquillamente una buona soluzione, non è, diciamo, quello che fino ad ora la storia di Simone Inzaghi ha dimostrato, diciamo, di preferire. Ecco, mettiamola così. Quindi potrebbe essere una soluzione nuova. Dopodiché vado in chiusura dicendo appunto riserviamoci un piccolo dubbio rispetto al fatto che magari si stia lavorando su qualche profilo insospettabile, perché poi, e qui e questa è l'unica piccola parentesi in termini di mercato che voglio aprire, vi raccontavamo anche in altri episodi che tecnicamente nel momento in cui l'Inter porta a casa Frattesi con un'operazione che prima
di tutto preveda un prestito e quindi un impatto a bilancio nel primo anno, nel primo esercizio comunque minimo, tecnicamente non sarebbe necessario vendere Brozovic per finanziare Frattesi nel primo anno. Quindi potrebbe anche essere che l'Inter dice: io mi privo di Brozovic, porto a casa Frattesi e sfruttando comunque lo spazio che ho ancora a disposizione, che posso anche andare ad aumentare se mi serve con lo stesso Dzeko o con altri calciatori tipo D'Albert, che finalmente se ne andranno e che nella rosa dell'Inter non hanno nemmeno un peso, cioè non hanno nemmeno, diciamo, la necessità di essere sostituiti. Magari lavoro su un altro giocatore. Non faccio nomi perché al momento non abbiamo notizie, però alcuni in testa li ho di possibili suggestioni di mercato, mettiamola così, ma ripeto, non voglio fare nomi perché poi sennò si danno magari false speranze. Magari l'operazione, come diciamo sempre, il calciomercato va guardato nel suo disegno complessivo, non nella singola operazione, fuori uno dentro l'altro, magari nel complesso c'è un disegno dietro. Indubbiamente, e questa è la mia opinione con cui chiudo l'episodio, la perdita di Brozovic a vantaggio di Frattesi ti porta ad avere un giocatore che secondo me nell'Inter può fare molto bene. Io non ho grossi dubbi che Frattesi comunque in un modo o nell'altro farà una buona stagione, farà le fortune dell'Inter, ma nell'immediato e nello status a quei livelli che l'Inter in questi anni ha dimostrato di poter raggiungere, inevitabilmente qualcosa perdi, perché Marcelo Brozovic non a caso ha 30 anni, mentre Frattesi ne ha quanti? 24, 23, e Brozovic è un giocatore di un altro livello. Quindi la mia speranza, se questo dovesse accadere, come sembra probabile, è che l'Inter e Simone Inzaghi siano bravi eventualmente a sopperire quelle che sarebbero le mancanze che porterebbe l'addio di Brozovic e a valorizzare invece i benefici che porterebbe l'arrivo di Frattesi. Staremo a vedere, ragazzi. Intanto vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Vi ricordo un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti al canale, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se siete contenti di questa eventuale operazione oppure no, cosa ne pensate della mia valutazione anche in termini tattici. Prima vi ho parlato del club, vi invito allora anche ad entrare su www.passioneinter.club per partecipare alle nostre dirette ogni giorno alle 19:30 e alle numerose discussioni che quotidianamente tengono molto vive le nostre chat, alle quali devo tornare perché sennò mi rimangono indietro troppi messaggi e sono molto interessato a quello che si sta sviluppando al loro interno. Infine vi lascio in podcast, per chi mi segue in podcast lo troverà in descrizione, se mi segui su YouTube ti lascio con un altro approfondimento di mercato che puoi trovare cliccando qui.